Buongiorno a tutti e ben ritrovati. In questo nuovo video installerò una serie di sicurezze a tutte le portiere del camper. Tengo però prima a dirvi e a precisare che questo non è un video sponsorizzato, sono oggetti che ho comprato io personalmente online dopo una serie di ricerche. Quindi se siete interessati scrivetemelo qui sotto nei commenti, io vi girerò il link di dove poter acquistare questi prodotti. Andiamo subito a vedere quali pezzi ci servono. Ed eccoci qui con i pezzi tutti sul tavolo. Allora, il primo che ho comprato è il kit per rimuovere le plastiche dalle portiere in modo da non rovinarle. Sono una serie di kit di forchette e cacciaviti di plastica. Diciamo che le ho prese appunto perché così non, se si sforza con un cacciavite di acciaio si possono rovinare. Poi per le portiere frontali, cioè autista e passeggero, c'è questo kit di sicurezza. È una catena, una parte si aggancia alla porta e quest'altra parte si aggancia alla cintura di sicurezza. Per il portellone laterale, stessa cosa delle portiere, ma si monterà questa staffa si monterà alla porta scorrevole e questa poi si aggancerà anche lei alla cintura di sicurezza. Stessa catena, stessa tipologia di montaggio. Quindi porta laterale scorrevole, porte destra e sinistra. Per la porta scorrevole ci sono anche delle viti sostitutive perché aumentiamo la profondità e quindi vanno delle viti un po' più lunghe. Per le porte posteriori ci sono queste due staffe in acciaio, ho scelto quelle verniciate a polvere colore nero, una per ogni portellone. Quando i portelloni si chiudono, anche questo è un articolo da comprare a parte, se si vuole, se no si usa un chiodo normale, si prende l'anello e si chiude in questa maniera, così le porte rimangono ferme. Ho preso due piastre in acciaio, queste qua sono un po' più complicate da montare, vanno montate all'interno della portiera. Questo perché in caso di infrazione col trapano, cosa fanno? Poi vi farò vedere meglio, bucano e trovano una piastra di acciaio, così non possono entrare bene per far scattare la serratura. L'ho presa sia per la porta autista, quindi frontale sinistra, sia per il portellone dietro. Direi di incominciare a montare subito le parti semplici, quindi le catene e le staffe del portellone dietro. Poi vedremo come montare queste. Cassetta degli attrezzi. A proposito, questo regge molto bene. Ho fatto una piccola modifica, cioè siccome questo qui ballava un po', allora ho messo un tirante attaccato alla doga del letto e perfetto. Iniziamo a smontare questa. Ok. Mettiamo la piastra così, ok, questo si aggancia qua così e questo si aggancia qui. Procediamo a installare adesso la catena per la portiera del passeggero e va installata nella parte sotto del porta oggetti. Qui sono tutte viti Torx, quindi sono tutte bisogna avere delle brugole così. Quindi basta smontare questa vite
per agganciare la placca d'acciaio. E la vita posizionata qui. Piastrina che si infila qua e poi si serra il tutto. Quindi a quella placca si aggancia il moschettone e si va ad agganciare qui. Troviamo questa situazione. Adesso il portellone posteriore con queste placche. Ok. Un consiglio poi è quello di non serrare le viti subito, perché poi va regolata un po' la distanza. Prendiamo l'anellino, si infila l'anello così, non si apre. Questo anello qui ha una calamita che si può mettere tipo da qualche parte, in modo che così poi l'anello è accessibile e velocemente ancorabile. Adesso andiamo a montare questo, la placca in acciaio antiforatura del portellone posteriore. Dopodiché, una volta montata, ci sono dentro anche degli adesivi che indicano ai malintenzionati che potrebbero trovare molto difficile trapanare la carrozzeria. Forano qua sotto e fanno scattare la serratura. Per fare questo intervento bisogna smontare tutti i rivetti di plastica del pannello inferiore e quindi utilizzeremo il kit. Ho sempre un po' di timore, comunque, anche se ho lo strumento, a togliere queste plastiche perché si spaccano immediatamente. Vedete, sono fatte così, cioè è proprio plastica. Poi queste col tempo si seccano. Ce n'è una qua sotto. Oppala. Volendo qua si può assolutamente aumentare la coibentazione. Vanno smontate queste e messa la placca. Spugna per far passare, niente di particolarmente difficile, va solo scollata leggermente. Ok, è rimessa. Adesso seriamo di nuovo i bulloni. Placca in acciaio messa. Non ci resta che rinfilare il pannellino. E per ultimo, ma non meno importante, dobbiamo ricordarci di attaccare lo sticker. Questo lavoro è, diciamo, la parte più complicata di tutte, perché qua si tratta di smontare praticamente tutta la portiera interna. Nel frattempo che mi preparo anche psicologicamente, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, attivate la campanellina in modo che così non perderete tutti i prossimi miei video. Ho in testa di fare qualche modifica al camper, e mettete un like se questo video vi sta piacendo e interagite, scrivetemi nei commenti qua sotto, fatemi delle domande, sarò ben contento di rispondervi. Per smontare questa devo tirare via la protezione con il logo. Eccolo qua. Ok, ok,
anche questa è fatta. Non è facile. Questa è una protezione che va tagliata e poi riscocciata. Perfetto. La versione alta a sinistra, la versione bassa a destra, montata. Adesso non ci resta che riassemblare il tutto. Un'ultima cosa stavo dimenticando, l'adesivo anche qui. Ta-ta! Bene, come sempre spero che questo video vi sia piaciuto, grazie mille a tutti, sono stanchissimo, ciao!